Sono Martina Montecchia e sono laureata in nutrizione. Lavoro all'interno dell'azienda Frantoio Montecchia e in primis mi occupo di qualità e sicurezza alimentare. Questa lezione, nello specifico, avrà come temi quello della qualità e della sicurezza alimentare e in particolare mi soffermerò su alcuni punti che riguardano il settore oleario. Se dovessimo dare una definizione di qualità non sarebbe né semplice né univoco, perché dipende dal rapporto specifico che intercorre fra chi lo esprime e il prodotto stesso. Se prendiamo la definizione secondo le norme ISO 8402, per qualità intendiamo quell'insieme di proprietà e di caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare proprio le esigenze espresse ed implicite di chi lo acquista. Ovviamente in primis la qualità per noi è la qualità dal punto di vista della sicurezza alimentare. La nostra è un'azienda certificata BRC e IFS. Lo standard BRC è un modello riconosciuto inizialmente dall'Inghilterra, poi nel tempo anche nel resto dei paesi europei. L'IFS è il corrispettivo dell'area centroeuropea e sono nati per garantire che i prodotti alimentari siano ottenuti secondo precisi standard qualitativi. Siamo tenuti quindi a rispettare regole ben precise per quanto riguarda gli ambienti produttivi, le specifiche di prodotto e di processo e anche per quanto riguarda le norme comportamentali per il personale. Abbiamo un personale qualificato e ben istruito sulle norme igienico-sanitarie e possiamo dire che essenzialmente è un sistema di gestione che prevede l'implementazione della metodologia HACCP. Questo perché il mercato richiede fornitori che possano assicurare prodotti conformi e sicuri. Oltre alla sicurezza, che è quindi il primo requisito per avere un prodotto di qualità, il consumatore richiede anche altri aspetti, quello edonistico, quello nutrizionale, e quindi dal frantoio esce sicuramente un prodotto che ha davvero tanti benefici dal punto di vista nutrizionale. Ecco perché oggi siamo in continuo contatto con le università del territorio, cerchiamo di approfondire la letteratura scientifica in materia di olio extravergine, proprio perché il prodotto olio deve essere un prodotto non solo gustoso, non solo che esalta un piatto, ma deve essere un prodotto che fa bene, per cui tutta la filiera ha come obiettivo quello di preservare tutte le sostanze benefiche che sono originariamente nella drupa e alla fine nel prodotto finito, quindi nell'olio extravergine. Sappiamo bene quanto sia importante in un'azienda alimentare parlare di sicurezza dell'alimento. Non dobbiamo dimenticarci che l'alimento è quel prodotto destinato ad essere ingerito dal consumatore, per cui è di fondamentale importanza il fatto che questo alimento sia sano e non arrechi danno al consumatore. Quindi la prima cosa a cui un'azienda deve fare attenzione è appunto che l'alimento non sia assolutamente contaminato durante tutte le fasi di lavorazione. Nel nostro caso partiamo dalla qualità della materia prima, per cui è indispensabile che all'interno dell'azienda entri un prodotto lavato, quindi le olive vengono lavate prima di entrare all'interno dell'area di produzione. È importante un'accurata gestione, un accurato mantenimento di tutte le macchine, quindi di tutta la zona di produzione e infine dell'area di stoccaggio dell'olio. In particolare poi dobbiamo fare attenzione a quella che è la qualità dell'alimento.
La nostra azienda ha come obiettivo principale la qualità del prodotto, per cui esce dal frantoio un prodotto che è perfetto dal punto di vista chimico, quindi se andiamo a fare delle analisi chimiche sarà perfetto sotto il punto di vista dell'acidità, dei perossidi e di tutti gli esami che certificano che quest'olio sia extravergine, ma sarà anche perfetto dal punto di vista organolettico, quindi non avrà difetti, sarà perfetto dal punto di vista sensoriale, ecco. Perché un prodotto finito sia perfetto dal punto di vista chimico e dal punto di vista organolettico, quindi dobbiamo partire dalla perfezione della materia prima. Quindi è importante la qualità in tutta la filiera, in primis partendo dal campo. Quindi le olive devono essere sane, non devono essere raccolte da terra, devono essere molite, quindi lavorate nel più breve tempo possibile perché non inizino fermentazioni o sviluppo di muffe e quant'altro. Devono essere al giusto grado di maturazione e poi è molto importante la fase di produzione, quindi i ragazzi che sono in produzione sono ragazzi preparati per tutte le fasi, quindi dalla frangitura alla granulatura fino poi allo stoccaggio. Altro passaggio fondamentale è quindi la conservazione dell'olio. Sappiamo bene che i tre nemici principali dell'olio sono l'ossigeno, la luce e il calore, per cui dobbiamo essere sicuri che l'olio venga stoccato al riparo da questi tre elementi. Oltre alla qualità, il consumatore poi vuole anche quella che viene definito qualità d'uso, e quindi ci siamo impegnati a fare anche un packaging maneggevole, di facile utilizzo, e per questo è nato il bag-in box, per esempio, che ha una specie di rubinetto da cui spillare l'olio senza che questo venga sprecato o che si unga la confezione o la tavola. Per concludere posso dire che la mia formazione universitaria in primis, ma anche l'esperienza in azienda confermano quanto sia importante per avere un prodotto di successo la qualità e la sicurezza dal punto di vista aziendale, e soprattutto durante le fasi di tutta la filiera, quindi dal campo fino allo stoccaggio e fino alla vendita dell'olio extravergine d'oliva.